amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la svelta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio dove troveremo la luna nuova in Cancro. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Anzitutto andiamo ad accendere la nostra luna, poi vediamo gli oracoli cosa hanno da dirci. Ma prima, cosa aspettarci da questo periodo? La luna nuova in Cancro indica un momento di forte emotività, quindi sarà molto intensa anche la sensibilità, l'intuizione. In realtà possiamo sfruttarle per percepire meglio la realtà con chiarezza, attuare il rinnovamento interiore, cogliere opportunità di riflessione e crescita, rafforzare rapporti familiari, quelli più stretti, quindi i legami intorno a noi, creatività, sogni, immaginazione che ci aiutano a progettare e costruire poi il nostro futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione perché gli sbalzi d'umore non aiutano, soprattutto quelle emozioni, quelle sensazioni di vulnerabilità, di suscettibilità, dubbi, tendenza alla malinconia e anche magari qualche circostanza del passato, ricordi nostalgici, ci possono portare destabilizzazione e quindi relazioni sbilanciate, amplificare problemi e difficoltà, eccetera. Quindi qui dobbiamo cercare di attenzionare soprattutto quelle che sono le emozioni più complesse. E adesso vediamo il vostro primo messaggio. Argento vivo appunto parla di forti emozioni, in realtà può essere anche un periodo abbastanza positivo e ci dobbiamo aspettare intorno al 1 luglio qualcosa che è abbastanza movimentato. Da un lato può essere fortunato, magari una circostanza fortunata, un'occasione, però è da cogliere immediatamente e cioè approfittare di questa occasione perché come arriva può essere proprio talmente fugace e andare via, quindi di non perdere un'occasione importante. Poi può anche essere semplicemente un bel momento molto intenso, breve e quindi da godere in pieno. Può esserci anche una forte energia, speranza da cogliere come spinta, come abbiamo visto, proprio per proiettare i nostri desideri e quindi incominciare a pianificare, a capire come realizzarli. Quindi abbiamo questo punto di partenza un po' irrequieto, certo, assolutamente sì, però possiamo sfruttare questo momento movimentato a nostro vantaggio. Poi troviamo il dollaro d'argento. Alcune questioni possono fare riferimento soprattutto alle cose pratiche e materiali e anche di passare all'azione, visto che è una carta di concretezza e di prosperità e anche di benessere. Quindi vuol dire che possiamo raggiungere già dei traguardi positivi oppure alcuni desideri, alcune idee possono entrare nel campo delle possibilità e cioè incominciare a creare, ad attivare energie di abbondanza. Di sicuro dobbiamo fare attenzione alla gestione, alla cura delle nostre stesse energie, soprattutto a livello fisico, del denaro e di quello che si possiede. Poi vediamo l'altro messaggio che arriva dalla giumenta della notte. In questo caso, siccome può riguardare tutti i dubbi, le incertezze, le paure, e forse è arrivato il momento giusto per affrontare un dubbio, qualsiasi circostanza, insomma, per superarla. Magari abbiamo l'opportunità di gestire a testa alta qualcosa, qualcuno,
in senso generico qualcosa che ci spaventa, possiamo anche cogliere l'opportunità di andare a comprendere finalmente l'origine di una ferita, di un trauma, di una difficoltà che stiamo vivendo a livello presente. Ovviamente sempre in funzione di riuscire non solo a comprenderla, ma anche a guarirla, superarla totalmente. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri messaggi arrivano. Il primo proviene dalla ruota della medicina, molto particolare come messaggio perché questa parla di connessione, di creare uno spazio sacro, parla anche di trasformazione ma di partecipazione attiva, cioè presenza nel fluire dell'esperienza. Può parlare, sì è vero, di trasformazione, quindi anche di rinascita dopo una fase difficile, di chiusura, però dobbiamo essere attenti nel seguire il ritmo naturale delle cose e quindi non forzare. Sappiamo che c'è un inizio, c'è una crescita e c'è una fine in qualsiasi cosa. Ecco perché se sentiamo che alcune cose hanno compiuto il loro ciclo, nel bene o nel male, si devono chiudere e quindi dobbiamo permetterci di girare questa ruota e magari favorire un nuovo inizio oppure di favorire una chiusura, eccetera. Quindi una fase di meditazione, di raccoglimento che può essere molto utile. Poi troviamo l'altro messaggio, il mondo di mezzo. Può anche essere, visto che il suo messaggio è proprio quello di trovarci in alcune fasi di sospensione e di incertezza, ci fa capire che è proprio in questa fase, che non è totalmente negativa, ma che si possono intrecciare scelte e prove da superare, scelte da verificare e da capire e poi ovviamente da prendere. Visto che in tante situazioni del genere che sono di passaggio, dobbiamo capire che le esperienze possono essere abbastanza dinamiche. L'abbiamo visto sin dall'inizio che alcune cose dobbiamo essere pronte a coglierle e sapere soprattutto che le nostre azioni, le nostre scelte possono influenzare il nostro futuro. Ecco perché quando ci troviamo in una fase del genere è il caso di fare ordine, di fare pulizia, di mettere in luce le nostre risorse, anche le nostre stesse vulnerabilità per poterle guarire e quindi di andare a prepararci proprio per cogliere nel modo giusto, nel modo pieno alcune opportunità, perché altrimenti rischiamo di lasciarle andare, di perderle e quindi di rimanere in alcune circostanze che ovviamente sono o più o meno sempre le stesse o non ci fanno stare bene. La redenzione dell'anima è molto particolare come messaggio perché parla di impegno sia a livello pratico, fisico, diciamo di azione, ma anche per noi stessi, di onorare noi stessi, di riconoscere ciò che è disperso, ciò che è trascurato e quindi di recuperare o ricordare un qualcosa per poter guarire. Diciamo che anche questa luna ci permette un po' di rievocare, abbiamo visto anche di andare a rivedere delle vecchie dinamiche delle cose proprio per poterle superare definitivamente e poterle guarire e quindi tutto ciò ci permetterà di seguire il percorso giusto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!